Ciao ragazzi, sono Fabio, pittore italiano, e in questo video vi racconterò la storia del mio dipinto del boia. Il boia è una figura storica inquietante e mistica che ha sempre esercitato un sacco di interesse in me. L'idea di dipingere un boia era un'idea che avevo da moltissimo tempo e avevo anche la persona giusta. Io sono Davide, un caro amico di Fabio, ci conosciamo da più di 20 anni ormai. Fatto sta che mi ha parlato di questo progetto dove vuole creare questi personaggi di stampo medievale e mi ha chiesto di interpretare il boia. E lì per lì mi è piaciuta l'idea, cavolo, il boia ci sta. Quando si parla di physique du rôle, lui era proprio perfetto. Sapevo che avrebbe interpretato il mio boia in maniera impeccabile. Una delle cose che mi ha sempre affascinato è il fatto che è coperto da un cappuccio, quindi noi non sappiamo chi è il boia. Quindi a me affascinava l'idea di fare un boia con il viso scoperto o semiscoperto. Volevo creare un po' questa novità, volevo che per la prima volta si vedesse un boia e si iniziasse a intravedere chi si nasconde sotto il cappuccio, quindi chi è il boia, quello che ci chiediamo tutti, chi è l'aguzzino, l'emblema della morte, l'archetipo della condanna. A un certo punto l'idea è stata, proviamo a togliere il cappuccio, proviamo a fare un'espressione, e sono rimasto tipo fermo quei 30 secondi da trattenere il respiro, cercando di mantenere una parvenza di forma fisica. Sembra quasi che ho anche i muscoli, no? Cosa che peraltro fa, sono pieno di morbidezze, no? E allora, tipo, anche la mia ragazza fa, è carino, sta foto, sei venuto bene. Poi facciamo questa foto qua, clac, no, è buona, guarda. Quindi il dipinto è venuto un po' più morbido, diciamo. Mi piace tantissimo utilizzare dei colori vivi e accesi nei miei dipinti, anche dei colori poco comuni. Ecco perché ho deciso di illuminare il boia di verde e quindi creare una luce contrastante a delle luci più rosse e calde e giocare con un'atmosfera strana che comunque rivestisse un qualcosa di inquietante e controverso. Davide ha dei lineamenti molto strani e mi piace anche dipingere persone con dei visi e dei fisici poco comuni. Sono stati andati a ricercare i materiali per fare il costume di scena. Lascia che quando è arrivata era un po' troppo sotto misura. Questa qua, nella serie che sembra un po' piccolina, poi l'artista ovviamente ha fatto un'ascia degna di un boia che deve mozzare teste, no? E quindi questo è quanto. Il boia tiene in mano un'ascia e quest'ascia è sporca di sangue. Ho voluto inserire l'elemento sangue nel dipinto del boia, cosa che ho fatto anche in altri dipinti, che suscita le reazioni più diverse. Nel boia secondo me andava fatto perché volevo creare come al solito una storia, non soltanto un ritratto. Il boia aveva appena agito, era fresco di decapitazione. E quindi tutto questo secondo me crea un'atmosfera particolare a cui non siamo abituati. Vorrei parlare anche dell'espressione di questo boia perché non è stata prettamente macchinata. Mi è stato chiesto di togliere il cappuccio e mi è stato lasciato campo libero. Abbiamo sempre immaginato il boia nel pensiero comune, nell'atto di eseguire il suo lavoro, ma non nel dopo. Quindi qui si vede il boia che si scopre il viso e cosa sta succedendo? Sta ridendo, beffardo o si sta disperando perché è vittima lui stesso? Fa strano vedere un personaggio che potrebbe essere te ma di qualche centinaio di anni fa. Essere rivisti in chiave medievale truculenta, ci sta. Il boia di solito era un mestiere che veniva tramandato da padre in figlio, di generazione in generazione. I boia di solito erano delle figure che venivano sempre un po' emarginate, come dei reietti della società. Addirittura venivano seppelliti in una zona a parte del cimitero, separati dagli altri defunti. Allora avere un attimo una visione su quello che è l'uomo che si nasconde dietro il cappuccio, chi è, cosa pensa, la sua vita, è un uomo vero, con dei sentimenti a sua volta.
Vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube, di cliccare sulla campanella per rimanere aggiornati sulle mie pubblicazioni e di lasciare un like. Ciao, alla prossima! Ci terrei anche a dire di farvi vedere la mostra di Fabio, altrimenti poi io vi taglierò la testa. Del resto si fa.